Buonasera, buonasera. Ciao Simonetta, come Ciao, stai? bene tu? Tutto bene. Siamo al termine di un lungo periodo di vacanze, purtroppo. O per fortuna, Esatto. un nuovo Purtroppo inizio. o per fortuna, Mm, esatto. Diciamo che siamo state fortunate che abbiamo avuto la possibilità di goderci qualche giorno, tu in giro da una parte, io in giro dall'altra. Adesso siamo ritornate e quale migliore occasione di fare un bel no label, tutti certo. assieme, dal proprio salotto. Tu sei smanicata, io ho dovuto mettermi una maglia perché fa freddo, quindi No, fa freddo dobbiamo anche per qua, però vengo da una corsa e quindi ovviamente sto così perché vengo da una mia solita run. Ho capito, bene, bene. Allora, io vedo già degli occhietti collegati, per cui ringrazio tutti quelli che si collegheranno stasera e se hanno voglia, come sempre, di dirci chi sono e da dove ci stanno seguendo con la chat, così poi noi la leggiamo e facciamo felice anche la nostra ospite. Ma, come sempre, prima di incominciare, io direi, volevo leggere di solito una delle mie solite di solito, stasera sono impicciata, c'ho ancora il fuso orario. Volevo leggere una cosa che ho trovato su internet, che non è bellissima, però come al solito il No Label parla di storie triste e parla di storie allegre, quindi un paio di minutini io lo dedicherei a questa storia. Premetto che la leggo così come l'ho trovata, per cui col beneficio del fatto che sia tutto vero quello che sta scritto. Barbara Bartolotti nel 2003 è stata colpita con martellate al cranio, coltellate all'addome con perdita del feto che portava in grembo, calci e pugni al fine di sfigurarla ed è stata data a fuoco da un collega geloso del fatto che lei avesse un marito e lo avesse rifiutato. La forza di questa donna l'ha portata a fingersi morta per poi scappare sulla tangenziale per chiedere aiuto mentre era mezza carbonizzata. Dopo 10 giorni di coma, 6 mesi di ospedale, 27 interventi e la paura di morire, è rinata più forte di prima. Il collega di lavoro avrebbe dovuto fare 25 anni di galera per tentato omicidio della donna. Reo confesso e dopo i vari patteggiamenti gli danno 4 anni di domiciliari. Con l'indulto non ne ha scontato nemmeno uno. Lei non trova più lavoro. Le dicono che non la vogliono perché fa impressione. Lui lavora in banca, ha fatto carriera e si è sposato. Lei è stata licenziata da quella banca perché tra i vari capi c'era lo zio dell'aggressore. Nel 2016 Barbara ha fondato l'associazione Libera di Vivere. Allora, io trovo questa storia drammatica in tutto, in quello che è la storia, quello che le è successo, l'epilogo, la finale, cioè è una cosa sconvolgente. Per cui, come sempre dico, mi auguro che prima o poi queste storie non si ripetano più, perché Valentina, noi ne abbiam già sentite tante e le abbiamo sentite purtroppo anche dalle interessate, dalle vittime che ce l'hanno raccontata. Io non so se riuscirò mai a mettermi in contatto con questa Barbara Bartolotti, ma semmai per via di amiche di amiche di amiche, di associazioni, Barbara, verrai a conoscenza del fatto che esiste No Label, ci piacerebbe averti con noi. E intanto sono sicura di parlare a nome di tutti che vogliamo darti tutto il nostro affetto e tutta la nostra solidarietà e se c'è qualcosa che possiamo fare per te e per la tua associazione siamo qua. Direi di brindare per Barbara e per tutte le Barbare. Come direbbero speechless. Sì. Allora, ritorniamo in noi. Abbiamo un commento. Betty, grazie per stare con noi questa sera e ben ritrovata.
Purtroppo queste cose ci sono e quindi noi dobbiamo andare avanti. Chiediamo l'aiuto di tutti per arrivare a questa bellissima persona in ogni caso. Dunque, siamo arrivati alla puntata numero 24 della serie 3 di No Label e ha come titolo "Chi dice donna dice STEM". Per cui io farei salire immediatamente qua con noi la nostra grande amica Stefania. Stefania, ben arrivata. Ben Ciao, arrivata, ciao. bentornata. Ecco, bentornate, è vero, e ben trovate, ben trovate. Come state? Bene, tu? Bene. Beh, dopo questa cosa che hai raccontato, malissimo, malissimo, perché è una vergogna. Non ci sono proprio parole, come dicevi, non ci No. sono parole purtroppo. No, non ci sono. Io l'ho letta 3 volte e fra l'altro l'ho presa da un post di LinkedIn, quindi non è che l'ho rubata in giro dalla rete, che sai potrebbe essere io seguo questa persona che l'ha postata, mi son sentita in dovere di raccontare questa storia, in Certo, dovere, certo. perché è veramente sconvolgente, al di là del fatto che esistano degli esseri che fanno di queste cose così cattive, Sì, sì. e poi com'è finita la storia che è devastante. Sì, Per sì, sì. cui E quante sono queste storie? Quante sono? Sono troppe, sai, perché sai, fosse un caso su, ma oramai ogni mattina, ogni giorno che apri la radio, il giornale, ne senti una e veramente non è più sopportabile. no, assolutamente, però ovviamente tu la scorsa settimana non ti ho vista collegata, quindi sicuramente avevi No. da fare altre cose, ma se hai modo di andare magari a ascoltare la prima parte, io ho letto la storia di una tal Camille del 1800 che era un'artista, una scultrice, e vai a sentirla perché fa sempre parte dello stesso gioco, no? Cioè, lei non è stata ovviamente uccisa, coltellate, però la sua storia è anche molto triste, sebbene con un epilogo poi di questi giorni positivo, ma è stata comunque maltrattata in un altro modo perché è una donna nel periodo sbagliato che si occupava di arte. Quindi adesso invece, visto che noi vogliamo raccontare lo stato dell'arte di quello che riguarda del mondo STEM, e quindi chi dice donna dice STEM, mi piacerebbe Stefania che tu incominciassi con quello che hai scritto su LinkedIn per pubblicizzare questa storia, perché mi è piaciuto tantissimo. Ho detto una cosa che mi ha fatto impazzire. Intanto abbiamo un'altra amica che è la Michela Fazzitto. Ciao Michela, ben ritrovata. Allora, vai Allora, Stefania. Tutto per sì, io prima però di parlare delle donne, delle discipline STEM, volevo spendere due parole su No Label spirito inclusivo, perché so che ci sono tantissime persone stasera, allora mi fa piacere proprio raccontare, dire due cose proprio su di voi e poi darvi la parola per presentarvi ancora meglio, no? Io dico solo che questo è un format ideato dalle bravissime Simonetta e Valentina che ho avuto il piacere di incontrare, non mi ricordo neanche più come, dove, quando, però insomma l'importante è che ci siamo conosciute, ci siamo piaciute e abbiamo cominciato a fare cose insieme, perché poi il bello di incontrarci è proprio questo, no? Fare poi qualcosa insieme che serva un po' a tutte quante. E questo format è un format che, come vedete, va in onda su YouTube, ma ha tante rubriche. Io ho già partecipato a un'altra edizione di Chi dice donna dice STEM, ma ce ne sono tantissime e volevo appunto rilasciare la parola a voi per dire due parole proprio su questa cosa che fate, che piace, a me piace tantissimo, ma piace a tanti, io ne parlo sempre e ne ho parlato anche in Inclusione Donna e oggi No Label fa parte di Inclusione Donna e io ne sono felicissima e quindi lascio la parola a voi. Grazie Stefania. Vai Valentina, vai tu. Allora, perché è nato No Label Aperitivo Inclusivo? Uno, da una sintonia nata tra me e Simonetta senza nemmeno vederci, quindi ecco poi perché è diventata una community di donne, perché è nata tra due donne che senza vedersi iniziano questo percorso insieme.
in cui cosa vogliamo fare? Vogliamo testimoniare, attraverso l'esempio di tante donne e attraverso vari format, la capacità delle donne di sviluppare l'intelligenza emotiva, no, e quindi attraverso l'intelligenza emotiva la resilienza, quindi la capacità di sviluppare network, di risolvere un problema, di andare al di là delle difficoltà, di abbattere i pregiudizi. E quindi tutte queste cose si riassumono in una serie di format. Oggi siamo con Chi dice donna dice STEM, perché sappiamo che le donne da sempre hanno, come dire, sono in netta minoranza nelle materie scientifiche, e quindi siamo qui per sfatare questo pregiudizio oppure per superare questa difficoltà. Poi c'è il format Il coraggio delle donne, storie di grande coraggio femminile, da grandi tragedie, grandi atti d'amore, oppure anche da sfide della vita, come il calcio è un mondo di uomini, ma perché? Ci sono anche donne di successo nel calcio, no? E questo è il coraggio delle donne. Poi c'è Lead with Purpose, quindi le donne che sono capaci, attraverso storie manageriali in azienda o attraverso esperienze imprenditoriali, di dimostrare il successo nella carriera, il successo personale, no? Con storie di rivincita, no? Con storie di bellezza, diciamo, di vita. Poi abbiamo invece nel format Al di là dei pregiudizi il No Filter, e lì tutte quindi le storie legate a come, diciamo, l'universo femminile, e non solo femminile perché poi ci sono anche gli uomini in tutto questo, raccontano storie di superamento dei pregiudizi sociali. E poi abbiamo il format What Women Want, e sono gli uomini che parlano delle donne, no? Quindi abbiamo sviluppato una serie di format, anche Piccole donne crescono, quindi sono le giovani donne che raccontano il futuro. Abbiamo cercato di... e poi mi stavo dimenticando il grande format Al cor gentile Empire sempre amore, sono le donne che fanno grandi opere di solidarietà, quindi sono storie bellissime di donne che si dedicano al prossimo in tanti modi. Il Mi illumino d'immenso è il format in cui raccogliamo storie di donne artiste, da cantanti ad attrici, a pittrici, chiunque si dedica all'arte. E per ultimo, La donna colta e libera, la donna colta appunto e libera, quindi il libro, la capacità di studiare, la capacità di non arrendersi mai, l'importanza della cultura, del sapere, della curiosità, che noi vogliamo sia insita nelle donne. Quindi siamo qui per testimoniare, no, la capacità delle donne di dare un sorriso, di dare qualcosa di più al mondo, di insieme soprattutto di costruire un network che è capace di migliorare il mondo. Questo vogliamo, cioè insieme siamo una forza. Questo è il senso del nostro network, perciò non libero, aperitivo e inclusivo, perché insieme siamo una forza, noi donne. Aperitivo. Esatto. Aggiungo solo Il mio mondo, che ce lo siamo dimenticati, che è il Brava. format che è dedicato a tutte le donne che si raccontano e che fanno parte di mondi e culture differenti, o che si nutrono di culture differenti e ce le vengono poi a raccontare. Di qui la nostra amica Barbara, che è una reporter di guerra, piuttosto che donne straordinarie che hanno passato la loro vita andando a cercare delle storie e delle realtà che si trovano al di là dei nostri confini. Lo facciamo sempre tutto con un bicchiere di vino in mano, perché come dice il titolo è un no label, quindi noi guardiamo il contenuto e mai quello che sta fuori. Quindi grazie a chi questa sera ha deciso di collegarsi. Essere con noi. Esatto. E in ultimo, testimonianza a cui io ci tengo tantissimo, non prepariamo mai niente, e quindi tutto quello che viene in modo assolutamente naturale. Sei stata bravissima, Valentina, dico, adesso voglio vedere se li ricordo tutti. Uno l'ho saltato. Vabbè, ma non importa, per quello ci sono io, no? Noi dobbiamo essere complementari, quello che manca a me dice lei e viceversa. Allora, io voglio aggiungere solamente che tutti questi format e tutte queste donne e anche qualche uomo, no, che ha partecipato poi sta dando la vita a questo altro grande progetto che mi sembra, lo posso dire, no? Ne abbiamo già parlato, e quindi questo volume, questa opera, questo libro che è scritto in modo corale, dove ognuna di noi, qualcuna di noi, molte di noi hanno contribuito con un capitolo. E quella cosa che ti è piaciuta tantissimo, che hai letto su LinkedIn, Simonetta, è l'incipit del mio contributo del libro. Quindi Chi dice donna dice STEM
A me ha fatto venire, a tutti fa venire in mente il proverbio, no? Il proverbio che invece è chi dice donna dice danno. Esatto. E questa è una cosa che noi ci portiamo dietro da sempre, no? Cioè quando c'è il proverbio è proprio la voce del popolo, no? Quindi chi dice donna dice danno, deve essere proprio vero questa cosa. E invece mettere questo chi dice donna dice STEM rende questo proverbio così nuovo, no? Così innovativo proprio, no? Dà quel frizzo che veramente ci fa entrare in questo secolo, perché poi chi dice donna dice danno, come dico nel mio contributo, probabilmente lo ereditiamo, no? Da anni e anni di patriarcato, da anni di inquisizione. Ho scomodato anche le streghe, no? Perché a noi ci hanno anche bruciato, lo sappiamo tutte. È bellissimo leggere il libro, questa ricerca, no? Su quante donne siano state bruciate solo perché donne magari, ecco, non erano carine con qualcuno, quindi via, bruciate. E invece ecco, questo chi dice donna dice STEM mi piace tantissimo, perché l'inserimento di questo acronimo veramente ci sdogana da quelli che sono i vecchi retaggi, no? Di un proverbio sicuramente antico, ma ahimè non veritiero, e quindi lo buttiamo via. Vabbè, allora devo essere onesta, noi abbiamo sempre creato i titoli dei frame assieme, io e Valentina, no? E in quel caso mi ero sentita un po' presa in causa, perché essendo io una STEM dico no, basta, qui ci vuole proprio chi dice donna dice STEM, perché ne abbiamo un po', permettetemi, le scatole piene, quindi di essere bollate, etichettate, quindi vai. Senti Stefania, io vedo che c'è già collegata nel backstage, chiamiamolo così, una persona, una ospite che tu hai gentilmente invitato, o si è invitata, ce lo dirà lei, ma che ci fa tantissimo piacere avere. Quindi, se siete d'accordo, io la farei immediatamente salire qua sul palco con noi. Non so se si è preparata il bicchiere del vino, ma se non si è preparata le daremo il tempo di andarselo a prendere. Allora, abbiamo il piacere e l'onore di avere Marina Cocozza, giornalista della RAI. Marina, ben arrivata nel gruppetto di Nolevole Aperitivo. Ben arrivata. Allora, grazie. Cin cin, per ora non sono munita di vino stasera, comunque alzo un calice simbolico con un po' di tisana. E niente, io intanto ringrazio voi, ringrazio Stefania, che è una persona che conosco da un po', anche se ci vediamo poco. E abbraccio del Mediterraneo, abbiamo fatto qualcosa insieme, sempre sul tema donne, e quindi Vediamo Arianna. abbiamo fatto una giornata un pomeriggio alla Presidenza del Consiglio, dove tra l'altro poi vi dico sinteticamente io di che cosa mi occupo. Abbiamo dialogato con alcuni procuratori e procuratrici soprattutto su la violenza femminile, come ci si muove, questo codice rosso che non funziona, non funziona neanche con gli emendamenti aggiuntivi che il governo ha voluto apportare, perché non ha stanziato fondi e quindi voglio dire c'è la possibilità proprio economica di sostenere la formazione del personale specializzato, a partire dalle poliziotte, finire proprio con tutto lo staff che deve essere unito al lavoro della procura. Nessuno stanziamento economico, quindi è stata una presa in giro. Mi scuso con voi per questa, io sono un tutore perché purtroppo mi sono fratturata l'omero e quindi no, questi giorni non sto lavorando, altrimenti magari a quest'ora
Sì, e mi sono grata di avermi ospitata, è stato veramente per me un onore, essere con voi questa sera, è un grande onore. Di che cosa mi occupo, oltre che fare la giornalista, diciamo canonica, mi occupo di formazione dei colleghi giornalisti. Lo faccio da oltre 20 anni. Ho iniziato a farlo per i colleghi della RAI, e poi però ho ampliato la mia platea e lo faccio ovviamente a titolo gratuito, e lo faccio per l'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Con l'associazione Stampa Romana, che è un sindacato di categoria, che però è anche un ente formatore, e noi cerchiamo di indirizzare la nostra formazione, io personalmente, sui temi femminili innanzitutto, e poi anche su quello che è l'attualità di cui poi ci occupiamo noi giornalisti quotidianamente. E quindi abbiamo fatto un lavoro di 2 giorni, per esempio, seguendo le elezioni americane, quindi ante Trump, e poi abbiamo seguito il giubileo, insomma tutto quello che è l'attualità di cui poi ci occupiamo noi giornalisti quotidianamente, l'abbiamo fatto diventare un momento di grande riflessione. E poi soprattutto io mi occupo di parità. Mi occupo di parità nella vita, come, insomma, come persona che ha fatto molto sindacato, sono stata presidente delle pari opportunità, e quindi, ho lavorato molto per la parità, soprattutto sul lavoro. E non mi va di dire banalità, però siamo ancora molto indietro, molto indietro. Sì. E c'è tanto lavoro da fare, non solo come categoria noi giornaliste, ehm, ma c'è proprio un lavoro da fare come cittadine che lavoriamo, che vogliamo lavorare, che vogliamo vedere il futuro delle nostre figlie e delle nostre amiche giovani, delle persone che conosciamo, che sono più giovani di noi e quindi si introducono nel mondo del lavoro, e ben venga lo STEM, perché probabilmente anche la scuola, cercando di fare formazione dedicata a alcune branche che saranno poi i lavori del futuro, potranno indirizzare meglio, e le giovani donne potranno recepire meglio il messaggio che la parità comincia da là, dall'apprendimento. Io mi sono occupata negli ultimi tempi, mi sto occupando anche con l'Università Roma 3, stiamo lavorando in sinergia, se poi volete possiamo allargarla questa sinergia, magari mi lasciate anche i vostri recapiti, possiamo fare delle cose. Comunque mi sto occupando di intelligenza artificiale, anche declinata al femminile. Perché quando si parla di intelligenza artificiale si parla soltanto degli uomini che hanno inventato l'ultimo robot che sa fare anche la pizza, perché anche quello, no? Abbiamo intervistato, abbiamo avuto, però si parla poco delle donne che stanno mettendo su dei mattoncini per poi costruire una casa, una dimora, che come giustamente diceva Stefania, e le cose si fanno costruendole. La sua vita lavorativa, la sua esperienza, secondo me è un messaggio che ci deve arrivare dritto nel cuore. Perché Stefania ha cominciato a costruire attraverso i piccoli mattoncini delle cose rilevanti. Guarda Marina, scusa se ti interrompo, ma allora, tanto poi saluteremo alla fine tutte le persone che si stanno collegando, almeno così lo diremo in una volta sola. Però prendo spunto da questa cosa che hai detto, cioè dell'intelligenza artificiale, no? Sì. Guarda caso... Me ne occupo da 2 anni in maniera approfondita, insomma, cercando di divulgarla questa. Io da mera utilizzatrice time to time dei vari ChatGPT o Gemini, quello che è, ma lo faccio più che altro perché secondo me è doveroso anche tenersi aggiornati
aggiornati su quello che è lo stato dell'arte, al di là del fatto che poi uno abbia piacere o no di utilizzare queste cose per questioni personali o lavorative, però a me piace capire cosa succede, ma guarda caso tutte le volte che vai su uno di questi sistemi di intelligenza artificiale e poi gli fai fare una traduzione o gli fai leggere, perché c'è la possibilità di dire leggi quello che tu mi tiri fuori, la voce è sempre maschile. Partiamo di lì, cioè è un piccolissimo dettaglio, ma mannaggia di quella miseria, ma perché deve essere per forza la prima scelta quella della voce maschile? Cioè, non che non sia piacevole, però è dalle piccole cose che si capiscono le tendenze, no? Quindi bisognerebbe perlomeno che la prima volta che uno clicca fammi ascoltare venga chiesto vuoi una voce femminile o vuoi una voce maschile? Mi sembrerebbe un inizio di parità, no? Attenzione che ti potrebbe rispondere Alexa poi, Sì. Ma va bene se mi risponde Alexa. Adesso voglio dire, non è una cosa così drammatica, però secondo me è terribilmente significativa di questo mondo che soprattutto quando parliamo di STEM, e qui poi chiamo in causa la Stefania, è veramente sempre tutto solo focalizzato e declinato al maschile, mannaggia. Cosa dobbiamo fare, Stefania? Tu che sei fra l'altro anche fai parte, sei una delle fondatrici della Federazione STEM, nonché nel comitato direttivo. Cosa dobbiamo fare? Allora, stiamo provando a lavorare tanto su questo argomento delle discipline STEM. La federazione è declinata al maschile e al femminile, perché la federazione riguarda tutti i professionisti delle discipline STEM. E tra l'altro è allargato anche a chi fa innovazione e ricerca, quindi è un concetto esteso delle discipline STEM. Cosa vogliamo fare con la federazione? Uno dei nostri obiettivi primari, quello più bello, è scrivere il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i professionisti STEM. Un contratto che sia veramente nuovo, figlio di questi tempi, che parli, che abbia dentro quel linguaggio veramente di oggi, no? Moderno. Smart working, congedi parentali, welfare, queste cose che negli altri contratti vengono sempre un po' rincorse, no? E il nostro obiettivo è fare veramente qualcosa di nuovo e un qualcosa che sia veramente ad hoc per le aziende che si occupano di tecnologia, oppure per qualsiasi tipo di azienda che faccia qualsiasi cosa, ma che abbia al suo interno un dipartimento di ricerca, di sviluppo, di tecnologia, e quindi quelle persone, quei collaboratori di quel dipartimento possano usufruire a questo punto di tutto quello che vogliamo portare noi come Federazione STEM. Un obiettivo ambiziosissimo, ambizioso. Non posso poi dire molto, ma ci stiamo avvalendo di professionisti, di uno studio legale famosissimo in Italia. Ancora non cito i partner perché ancora non c'è niente di consolidato, però le premesse sono tutte veramente per raggiungere un risultato che sarà davvero unico nel panorama italiano da questo punto di vista. Noi ci speriamo. Abbiamo dalla nostra l'esperienza, perché siamo tutti professionisti STEM, molti di noi hanno fatto impresa, molti di noi sono specializzati in varie branche, quindi devo dire, insomma, molto preparati e molto determinati, quindi speriamo in breve tempo veramente di arrivare a un primo risultato. Ma rispetto a come si stanno muovendo gli altri paesi dell'Europa, della Comunità Europea, c'è una differenza? Siete, diciamo, molto più avanti, molto più indietro? Siamo più avanti? Siamo più avanti perché proprio una cosa così dedicata, così finalizzata non c'è. Gli altri paesi sono più avanti di noi sui contratti di lavoro in generale. Noi siamo un po' fermi, siamo un po' al palo, no? Il nostro contratto
del commercio, il nostro contratto del metalmeccanico sono veramente datati. Poi è vero che si aggiornano, è vero che vanno avanti, però comunque sia fare una cosa nuova, che sia veramente basata su fondamenta nuove, ovviamente viene fuori una cosa diversa, viene fuori una cosa molto più innovativa. Allora, speriamo veramente col tutto il cuore che il vostro sforzo dia dei risultati a breve, in modo tale che possiamo essere di esempio a tutti gli altri paesi dell'Europa e della Comunità Europea, che almeno portiamo appunto un buon esempio su quella che dovrebbe essere la strada da perseguire da parte un po' di tutti, e che magari apra anche un percorso di innovazione non solo per il mondo STEM, ma per tutte le altre categorie, insomma, soprattutto a tutela perché no, perché no. Diciamo che oggi quello che manca in maniera fortissima sono le persone preparate nelle discipline STEM, mancano proprio. Mancano anche gli uomini, a parte le donne che mancano completamente, ma mancano anche gli uomini, no? Noi abbiamo questi investimenti importantissimi nell'ambito del PNRR, progetti incredibili che stanno partendo e che non si riescono a portare a terra, a chiudere, perché mancano i professionisti, mancano proprio i tecnici, mancano le figure per gestire queste progettualità. E quindi corriamo il rischio veramente di perdere anche molto, perché non abbiamo le persone in grado di portare avanti questi progetti. Quali sono le lauree più richieste? Cioè, quali sono le lauree che mancano? Ingegneria. Ingegneria, La seconda ingegneria, la terza ingegneria, la quarta ingegneria. Ma ingegneria da edile a informatica a tutte? Cioè, per dire, perché anche sì, perché diciamo informatica che lo so dagli Headhunter, di sicuro c'è un deficit incredibile di informatica, però sulle altre tipi di ingegneria, ecco, questo volevo sapere, anche il resto. Sì, gli ingegneri veramente, fare ingegneria è avere la lettera di assunzione in tasca, questo sì. Però certo, nell'ambito delle discipline STEM, ingegneria informatica in maniera particolare, ingegneria elettronica in maniera particolare, adesso va anche molto la parte di ingegneria biomedica, anche quella è una bellissima facoltà e devo dire anche molto seguita dal genere femminile. Devo dire in maniera interessante. Chiedo scusa, non vorrei interromperti, però diciamo io sono a conoscenza dei dati Eurostat, però ci dicono, risalgono al 2023, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, ci dicono che Danimarca e Spagna sono in cima ai paesi europei per l'attenzione verso le donne STEM e poi anche per la realizzazione, no, di queste figure femminili, che sono il 50% nel mondo del lavoro rispetto ai maschi, 50 e 50. Sto parlando del 2023, Stefania, e l'Italia purtroppo rimaneva fanalino di coda, e insieme all'Ungheria c'era la Finlandia, però quel 30% soltanto delle donne occupate nel comparto STEM. Quindi dobbiamo ricominciare da qua, da questi dati. E cosa serve? Serve la formazione. Metterà poi le iscrizioni alle facoltà universitarie, cercando di far capire alle ragazze quanto sia importante poi intraprendere certe carriere. Sì, assolutamente sì. C'è un problema di fondo culturale che ci portiamo dietro dalle elementari, se non anche da prima, no? Con i giochi già divisi per genere, e dove ai maschietti vengono regalati giochi magari più elettronici, più di costruzioni, più ingegneristiche, no? Il famoso Meccano, il Lego. Quelli comunque sono giochi che ti danno una certa forma mentis, no? Se alle bambine gli regali solo i piattini e la cucinetta, sicuramente no, già fai un danno. Ma questa cosa qua
anche nelle elementari, nelle medie, gli stessi formatori hanno questi pregiudizi, no? Questi stereotipi per cui i ragazzi sono più portati per le materie scientifiche e le ragazze più portate per le materie umanistiche. Questo è un assioma che va smontato proprio, perché non è così, non è così. Io ho sempre avuto aziende nell'ambito del mondo dell'informatica, abbiamo assunto indifferentemente maschietti e femminucce e veramente non c'è differenza, anzi devo dire che a volte le ragazze, spesso, perlomeno nella mia esperienza, le ragazze sono sempre state eccezionali, brave, precise, meticolose, poi sai, noi siamo perfezioniste, quindi anche quando un software, una cosa deve essere tutto perfetto, scritto bene, ben commentato, testato, funzionante e tra l'altro fatto anche, noi dicevamo software per la sanità, fatto anche con cura perché sarebbe servito a persone che poi si sarebbero dovute curare, no? Quindi anche questo occhio particolare. No, devo dire non c'è davvero differenza, quindi è un problema esclusivamente culturale. Diciamo che si fa informatica con empatia quando dall'altra parte c'è una donna, no? Sì. Cosa che magari a noi viene un pochino più normale per quello che è il nostro DNA e per quello che è comunque la parte strettamente culturale, ma ben venga, perché soprattutto nel caso della parte che riguarda la sanità è utile, quindi magari possono uscire fuori delle sfumature che altrimenti non uscirebbero, no? Adesso racconto un aneddoto piccolissimo. Io ricordo che quando provavo ad imparare a fare programmazione, stiamo parlando dell'alba dei secoli, quindi parliamo ancora di cose, di programmazione assembler. Stefania, tu mi segui? Gli Olivetti, no, Simonetta? Sì, no, ma dico a scuola, cioè io ho fatto perito scuola, elettronico, telecomunicazione, per cui veramente secoli fa il primo linguaggio di programmazione che ci hanno insegnato era la programmazione assembler con la Z80. Io per riuscire a capire la logica della programmazione, tu pensa qual è la deformazione mentale femminile, cercavo di applicare quel piccolo programmino che volevo fare a fare il caffè. Quindi scrivevo il flowchart sulla base di ok, prendo la caffettiera, la apro, la ruoto, se la cioè, hai capito? Il famoso diagramma a blocchi. Sì, però usavo come esempio nella mia testa la sequenza per fare il caffè ed è servita. Magari gli uomini usano un'altra cosa. Allora, mentre voi chiacchieravate, mi è venuta in mente una domanda, anzi 2 domande. Una più che altro un'affermazione, purtroppo una conferma. Stefania, dici che mancano gli ingegneri in generale, ma possiamo dire che magari gli ingegneri, anche donna, lei ingegnere, quelle brave e anche quelle non così brave, ma comunque quelle che fanno ingegneria sono tutte brave a prescindere, perché riuscire a diventare ingegnere non è una banalità. Poi tanti scappano dal nostro paese, perché si legge sempre di più di ingegnere e di ingegneri che scappano dal nostro paese perché nel nostro paese non hanno delle opportunità adeguate. Questa è rivolta a te. E poi subito dopo alla Marina, siccome la Marina è comunque fa parte del mondo, diciamo, della comunicazione tramite il suo lavoro, la sua attività, ma perché se ne parla così poco e si scrive così poco del mondo STEM declinato al femminile a livello proprio giornalistico, e se ne parla poco anche poi nei vari media? Quindi Stefania e poi Marina. Vai Stefania. Allora, le donne in generale sono bravissime nello studio. Queste sono statistiche certe, penso le abbia anche Marina. Noi ci laureiamo di più, ci diplomiamo di più, ci laureiamo di più in meno tempo degli uomini e con voti più alti. Quindi da un punto di vista di studio siamo già avanti. Poi nel momento del lavoro c'è la debacle. Perché? I motivi sono tantissimi. Quello che hai detto te è uno dei motivi, cioè partire, lasciare l'Italia, perché l'Italia dà poche prospettive, detta così in maniera molto semplicistica,
e invece l'estero te ne dà molte di più. Questo, ahimè, purtroppo è vero, nel senso che noi, il nostro mondo del lavoro è legato ancora a tanti cliché, vecchi cliché. Noi non riusciamo a fare quel salto, no, di qualità, no? Quindi crediamo anche forse poco nei giovani. Abbiamo i nostri imprenditori, bravissimi, perché gli imprenditori io li ammiro tutti perché hanno un gran coraggio già a fare impresa in Italia, perché comunque ce ne vuole. Però magari anche loro hanno bisogno di crescere culturalmente da questo punto di vista, no? Quindi ancora vedono i giovani come i ragazzi un po', non voglio dire da sfruttare, però insomma che devono fare la gavetta, che devono soffrire, cioè non li vedono come una risorsa preziosa, come una ventata di nuove idee, come veramente, no, nuova linfa. Fanno un po' fatica ancora ad accettarli così, no? Li vedono un po' come il ragazzetto così che arriva, che ancora deve fare, no? Si deve mettere alla prova. Questo invece negli altri paesi non c'è. Questo non c'è, non è così. Però ti E sembra, quindi, Stefania, un po' assurdo, scusa la parola, nel senso che noi siamo l'ottava economia del mondo, quindi non siamo proprio Pinco Pallino, siamo il quarto paese per esportazioni del mondo e poi invece nella qualità del lavoro che offriamo ai nostri dipendenti siamo meno 50, non lo so, meno 40, ma questo è un paradosso. Cioè, ma com'è sì, possibile? Siamo una delle economie più avanzate del mondo, ma cioè, c'è un sì. problema, eh? C'è un problema adesso al di là del sesso, al di là della donna e degli uomini in Hai questo. ragione, hai Mm. ragione. Infatti sì, è proprio così. Parlavo di giovani in generale, in effetti. Parlavo di Eh, giovani in generale. Su questa cosa dobbiamo lavorare, su questa cosa dobbiamo lavorare perché li stiamo perdendo. Io poi in maniera particolare vedo la sanità, no? E i medici che si laureano in Italia non ne rimane più uno e noi abbiamo un problema enorme di medici che mancano sul territorio italiano. Perché? Perché l'estero è più attrattivo, paga di più, paga meglio. Vanno tutti in Arabia adesso, c'è questo tappeto rosso sì, verso i sì, paesi Medio arabi. Oriente. È un problema e per noi è un doppio fallimento perché si formano a casa nostra, a nostre spese, perché comunque la facoltà di medicina è una facoltà super impegnativa, super costosa e noi li formiamo bene, cioè le nostre università lavorano bene, lo sappiamo. Certo. E anche tutta la parte che fanno di praticantato, di ospedalizzazione, già tutto il lavoro che portano avanti da quel punto di vista, insomma, li prepariamo bene, li prepariamo bene. E poi per poi andare via, insomma, doppio fallimento. Questo Sì. sì. Soprattutto fallimento considerando il fatto che non siamo un'economia emergente, ma siamo un'economia super affermata. Quindi Eh, questo è proprio una dicotomia che veramente, cioè, questo governo e tanti altri governi precedenti si dovrebbero chiedere, dovrebbero affrontare velocemente, è così, è insieme così. a tutto il tessuto imprenditoriale, poi voglio dire, le varie Confindustrie e via dicendo. Mm. Marina, Allora, il discorso provo a sintetizzare un attimo, perché sarebbe un discorso piuttosto lungo e sfaccettato. Allora, vorrei partire dal fatto che esiste ancora lo stereotipo, cioè il maschio imitato è più garante, secondo la mentalità. Diciamo che noi assolutamente non si confà con le mie idee, però è questa la metodologia. Io vi dico semplicemente, non so se qualche volta, io non ho mai tempo, quindi è difficile che do un'occhiata, però insomma io vedo che anche nelle trasmissioni del mattino, se devono dare la parola al professore universitario, non a caso è il professore universitario. Vedete anche quel contenitore che abbiamo noi, Rai News 24 in Rai, e del mattino molto spesso vengono invitati questi professori a disquisire sui temi
anche di attualità oppure di quello che viene presentato nel giornale del mattino, ma soprattutto fate caso, la rassegna stampa, no? Che è qualcosa di, diciamo, di più ampio da gestire perché le notizie sono tantissime, sia le rassegne che mandiamo la sera tardi perché abbiamo le anteprime dei giornali, sia quelle che mandiamo di prima mattina perché comunque abbiamo ricevuto tutto quello che dovevamo ricevere dalle varie testate e diamo un'occhiata anche ai siti. In studio abbiamo gli uomini, abbiamo il professorone che viene in studio. In collegamento abbiamo anche le donne. Allora, il discorso non è paritario e perché? Perché lo stereotipo esiste ancora. Cioè il detettore della scienza in merito alla tale tema rimane, è brutto dirlo perché non è così, quindi mi vergogno a doverlo dire in questo momento, ma non ho l'altra mano a portata di mano, ma tra virgolette, l'autorevolezza viene gestita con l'interlocutore che è il rettore della tale università, il professore della tale facoltà, capito? E quindi rimane il discorso talmente tanto dicotomico già dal momento della scelta che le donne vengono considerate sicuramente non in termini paritari. Non in termini paritari perché la televisione non ci mette a disposizione le scienziate. Se mette a disposizione una scienziata in un tale programma televisivo, deve mettere sempre il contraltare maschile. Quindi 2 scienziati, tra cui la parola viene data assolutamente in termini paritari alla donna e all'uomo presenti in studio, esperti in qualche modo, quindi scienziati, esperti della branca della scienza che si viene in quel momento a dibattere. Però la donna da sola non ci sta mai, non ci sta quasi mai. Vi sfido veramente a controbattere questa Guarda Marina, convincimento. ti dico Marina che ho fatto anche ultimamente un post, non contro la RAI, però insomma la RAI secondo me ha una grossa responsabilità Ma da questo punto scherzi, è di vista. servizio pubblico, ma scherzi? Tra l'altro, noi conoscerai anche tu la tua collega Arianna Voto che porta avanti questo no, Sì. no women, no panel. Sacrosanto, no women, no panel, io ci metto la firma. Eppure, non più tardi di qualche giorno fa, la commemorazione di Vespa, di Bruno Vespa, porta a porta, 8 uomini più Bruno Vespa, 9 uomini Sì, a certo. discettare della morte del Papa, neanche una donna. E Bruno Vespa è lo stesso che ha fatto il porta a porta sull'aborto con tutti uomini. Ed è sempre così. La RAI dovrebbe essere la prima a mettere il veto, no, a questo tipo di trasmissioni dove non sono presenti le donne. Ma io non dico 50 e 50, ma mettine almeno 2 su 9, 3 su 9. È veramente imbarazzante questa cosa. E non è solo la RAI, purtroppo chi mi segue su LinkedIn lo sa, c'è anche Beatrice Ramazzotti, no, che porta avanti questa battaglia dei convegnomini e lei anche delle Nastriadi, tra l'altro, che un po' anche ridendo perché ci mettiamo anche un po' di leggerezza, se no qua sarebbe da piangere tutti i giorni. Certo. Pubblichiamo questi post in cui ci sono tutte queste sfilate, no, di uomini o che tagliano il nastro o che stanno sul palco dei relatori. E devo dire che dai, adesso saranno
2 o 3 anni che facciamo questi post, forse anche qualcosa di più, cominciano finalmente a rispondere gli uomini e a dire basta, non se ne può più, gli uomini dovrebbero dire no a salire su un, e lo scrivono loro, dovrebbero Non lo essere loro. faranno mai, è un fatto proprio ancestrale di educazione, capito? Piano piano, come tutte le È cose. è un Come fatto culturale. È un sì. fatto culturale, cioè noi veramente siamo un popolo progredito, siamo un popolo occidentale, assolutamente. Però Ma il guarda, Medioevo è nelle nostre case e nei nostri canali televisivi molto spesso. Guarda Marina, tu forse è la prima volta che approcci No Label, ma se hai la possibilità di andare ad ascoltare alcune delle puntate che abbiamo fatto, ti renderai conto che È la comunque... prima volta, lo ammetto, perché mi avete invitato solo Allora, oggi, ma anche perché per benvenuta, mancanza magari di non tempo. sarà ecco, benvenuta magari e speriamo che non sia l'ultima, insomma. Ah, Anzi, sei invitata sicuramente ad avere il tuo palco solo per te un'altra volta, ci mettiamo d'accordo, poi ci scambiamo i recapiti. Però ti renderai conto che noi quasi tutte le volte parliamo di questi aspetti culturali, parliamo del fatto che ci vuole comunque un insegnamento a partire dai giovani, dai bambini. Sono Vero? tutte cose che sappiamo, che ci raccontiamo, ma che, guarda caso, si fa fatica poi a ritrovare nel quotidiano. Perché levate le persone che come noi attivamente fanno un'attività di formazione in qualche modo, o comunque mettono a conoscenza delle persone la situazione reale del nostro paese, cioè tante altre persone, tantissime altre persone fan finta di niente, perché non è che non se ne accorgono, fan finta di niente. A volte è molto più facile far finta di non vedere che vedere, perché se vedi e ti rendi conto e capisci che non è corretto, poi devi agire di conseguenza. E agire significa metterci del tuo, del proprio, usare del tuo tempo, cosa che non vuoi fare. Quindi Cara, noi dobbiamo lottare, non ci dobbiamo arrendere, non ci dobbiamo fermare. Allora io vi faccio una proposta anch'io, ecco, faccio anch'io una proposta a voi, a questo tavolo a cui ho l'onore di partecipare questa sera. Faccio questi corsi di formazione per i colleghi giornalisti, anche in modalità webinar, perché non sempre riusciamo a vederci per mancanza di tempo di tutti, però ho sempre una platea di circa 70-80 persone che ci scelgono e che sono anche abituati insomma, ai corsi che gestisco e vorrei farne uno invitandovi già da stasera. Diciamo il calendario è terminato a maggio, quindi non abbiamo la possibilità di inserire, però a settembre darò il nuovo calendario ai primi di settembre, diciamo che per ottobre possiamo già prevedere una cosa del genere e con grazie grande Marina, siamo piacere perché felicissime. dobbiamo lottare, dobbiamo farci sentire, abbiamo l'opportunità di avere una platea fatta Esatto. solo di giornalisti, perché i corsi di formazione che io faccio sono rivolti ai colleghi giornalisti e io ecco, penso che questo sia un punto di partenza, possa essere, Super. con molto onore e con molto piacere, sia da parte mia che Grazie Marina. da parte No, è mio interesse fare in modo che ci sia una mattinata di riflessione su questo. Tra I parentesi miei corsi Marina, di io sono anche formazione durano giornalista. 3 ore, quindi vi rubo poco tempo, però abbiamo 3 ore a disposizione per parlarne. Io sono iscritta all'albo, quindi comunque in ogni caso sarò una tua discente sempre. Non conosco... Avrai crediti formativi, no, vabbè, se puoi essere, cioè Sì, sì. se sei relatore sei anche accreditata, cioè hai anche crediti formativi, perché tutti i docenti, se Benissimo. sono giornalisti, lo dicono e vengono allora, riconosciuti i crediti. a questo Mi fa piacere perché, allora, vi dico la verità, io stasera ho partecipato prima di tutto perché è da tanto tempo che non sentivo
Stefania che non ci contattavamo e era un mio piacere poter riallacciare questo rapporto che è stato bello ma fugace, anche perché all'epoca lei faceva pendolare coi bimbi e quindi doveva scappare. Avevo anche detto: "Vieni che facciamo un aperitivo a casa mia", poi l'abbiamo fatto, anche senza l'idea. E poi è mio interesse perché io tengo proprio a questo tema, a questi temi, ai temi che riguardano le donne, la parità, la possibilità di progredire, senza nulla togliere le competenze maschili, per carità, non mi metto proprio in competizione, non lo voglio fare. Però penso che un discorso paritario sia anche, far sapere agli altri io posso arrivare, dove altri sono arrivati, no, che non siamo tutte poi uguali, nessuna di noi, si deve limitare, anche quando siamo, diciamo in un programma televisivo a fare il ruolo delle belle figliole, perché non va bene così, non ci No, ma interessa. infatti la formazione sicuramente è importante, come sono importanti tante piccole cose di tutti i giorni, no? Io lo dico sempre quando mi dicono, ma che possiamo fare? Tanto, puoi far tanto, come dico io, anche solo già declinare al femminile, no? Un mestiere senza senza appunto lasciarlo, no? Al maschile. Anche Quello ormai è passato, ci siamo riuscite. Ero sì. nella commissione della Presidenza del Consiglio che ha approvato questa normativa, poi un po'. Sì. Però All'epoca secondo facevo me quello parte che... con un'altra persona che tu conosci, tra l'altro, con la Laura Moschini. Ah, certo. Ecco, era anche lei in commissione. Devo dire però quello che fa veramente la differenza, come adesso hai confermato anche te Marina, è che tante cose devono passare per la norma. Quindi noi quello che dobbiamo fare davvero è lavorare da un punto di vista con le istituzioni proprio per andare a mettere le mani nella norma e farla modificare come a noi serve, un po' sull'immagine della legge Golfo-Mosca, no? Che ci ha sopportato nell'ambito della composizione dei consigli di amministrazione, no? Con la parità e così via. Tutte queste piccole cose che noi cerchiamo di portare avanti devono poi diventare comunque una norma, altrimenti non vengono rispettate. Anche banalmente questa cosa, Marina, del 50 e 50 nei talk, nella RAI, nelle trasmissioni televisive, nei panel, negli eventi, se diventa una norma, a questo punto da lì non si sfugge. Ed è assurdo perché spesso si va anche ad eventi che sono ospitati in luoghi prestigiosi quali Camera, quali Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Campidoglio, aule magne di università, e i panel sono al maschile. Allora fai una norma dove dici se l'evento si fa nell'ambito di una istituzione, di una pubblica amministrazione, il panel deve essere 50 e 50. A quel punto non c'è scuse, perché tanto è così, se non c'è la norma qua non si va avanti, non si va avanti. I congedi parentali, anche lì c'è voluta la norma, che ancora non è tra l'altro poi obbligatorio, no? Il congedo parentale al maschile, però piano piano dobbiamo arrivare lì, Il nostro lavoro deve essere con le istituzioni per fare modifiche legislative, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questi 134 anni della parità di genere Stefania, non erano 250 fino allo stesso anno? 134, 137, adesso gli ultimi lo so, conteggi. Erano 250, se tu dici 130 abbiamo già fatto dei passi avanti, vuol dire che stiamo riducendo il gender gap. Secondo me avevi un'informazione sbagliata. Ma l'avevo letto
Avevo letto Allora, sulla rete 1 anno e mezzo fa, forse quando abbiam fatto Valentina il primo webinar 4 donne, 4 storie, cioè una cosa di questo genere, quindi stiam parlando di 1 anno e mezzo fa. Ma poco conta, 250 o 130 secondo me è ancora uno sproposito. Bisogna veramente tutti Lavorare dico sodo. tutti significa tutte e uomini e tutti. donne, brava. E mi fa piacere, infinitamente piacere, che questa sera perlomeno io vedo chi ha scritto, non vedo tutte le persone connesse, ma assieme a Betty, Arianna, Michela, Alessandra, Marzia, Monica, abbiamo Andrea, quindi grazie Andrea per essere Ingegnere, uomo STEM. Olisi. Grazie a, eccolo qua, Giuseppe Colucci che è qua con noi. Pino, ciao Pino. Grazie a Fabio Diamante che è qua con noi e tutti gli altri che anche se non hanno scritto hanno fatto parte di questa bellissima puntata. Con la speranza che ci siano sempre più Fabio, Giuseppe e Andrea collegati perché sappiamo che ci sono, abbiamo degli uomini che ci seguono, abbiamo potuto, eccolo qua, abbiamo potuto ospitare degli uomini al nostro What Women Want strepitose, abbiamo Roberto che ci segue costantemente, che ci appoggia, quindi per tornare poi ad un primo punto, non è che gli uomini sono da meno, cioè quello su cui dobbiamo lavorare tutti assieme è far passare il concetto che uomo-donna, quello che conta è l'essere umano in quanto tale, quindi noi abbiamo le stesse capacità che hanno gli uomini e viceversa. Se siamo brave e sono bravi, va benissimo, quindi ci deve essere un senso di parità a 360 gradi, cioè sul lavoro progredire nello stesso modo, nella vita sociale deve essere tutto uguale. Su questo dobbiamo lavorare, su dei preconcetti, come diceva Marina, donna o uomo non importa, cioè se sei una persona valida lo sei, se sei un essere umano buono lo sei, a prescindere dal tuo genere. Vi voglio dare una news, perché abbiamo una persona che ci segue, Mary, dagli Stati Uniti, dal North Carolina. Ciao Mary, grazie per essere con noi questa sera. Quindi uno dei nostri sogni poi è diventare internazionali, quindi cerchiamo di lavorare anche in questo senso. Signore, è stato bellissimo parlare con voi. Quest'ora è Perdonami, scusami, un'ultima chiosa. Diceva Stefania, bisogna parlare con le istituzioni, bisogna avere questo rapporto con le istituzioni per cercare di portare avanti questo progetto, giusto? Sì. Bisogna pretendere stanziamenti, questo lo aggiungo io. Va bene, concordo, perché senza soldi fai poco. Sì. Bravo. Certo. Speriamo che si muovano un po' di soldi da cose un po' meno utili a cose un po' più utili, da cose che servono a questa direzione. E non mi spingo oltre perché sappiamo che uno dei nostri mantra è che noi non parliamo mai di politica e non andiamo mai a fare dei commenti in quel senso. Quindi la porta è sempre aperta per tutti, per tutte le bellissime anime che avranno voglia di condividere con noi delle storie che possano essere di ispirazione, come dice il nostro teaser iniziale. Marina, grazie infinite per essere state con noi. Magari se torniamo qualche minuto qua, dopo aver chiuso la puntata possiamo salutare Stefania, come sempre sei una persona fantastica a seguirci, ad essere di nuovo qui con noi. Io voglio veramente ringraziare tutte le persone che si sono in diretta Cristina Cerioni dall'Olanda che ci segue ma non scrive, e quindi siamo anche in Olanda stasera. Ehi là, stasera davvero internazionali, qui siamo dalla Romagna, passiamo su all'Olanda, agli Stati Uniti. Abbiamo Monica Bugatti, abbiamo Michela Falzito, abbiamo veramente un sacco di persone questa sera, tanti occhietti che si sono collegati. Ricordiamo che comunque tutte le puntate di No Label rimangono online nella sezione
trasmissione live del nostro canale YouTube e quindi potete andarle a vedere quando volete. In ultimo, ma non meno importante, Valentina, ti ricordi cosa c'è la prossima settimana? Se no lo vado banalmente a leggere, non me lo ricorderò. C'è un'altra donna straordinaria che ha creato un'impresa straordinaria, etica, voglio solo dire questo, fornitore di grandi brand di lusso, quindi venite ad ascoltare la storia di questa donna straordinaria, di un'azienda straordinaria fatta di donne. Esatto, che farà parte del format Lead with Purpose. Quindi, grazie. Vi salutiamo, vi auguriamo un buon domenica sera con il nostro solito brindisi. Marina, la prossima volta ti dovrai equipaggiare col bicchiere di vino, mi raccomando. E quindi vado a chiudere questo canale. Un abbraccio e buona serata a tutti. Buona Ciao. serata. Ciao, grazie ancora. Ciao ciao.